Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè La Mia Passione, bentornati sul mio canale. Oggi vi andrò a parlare di un argomento che sicuramente impatta un po' tutti voi e che ogni macchina che vendo spesso mi arrivano delle domande ricorrenti da voi e quindi ho detto faccio un video per chiarire tanti aspetti della prima accensione della macchinetta del caffè che appunto riguarda tutti quelli che vanno a comprare una nuova macchinetta del caffè. Quindi mi sono segnato una lista di cose che sono tutte le cose da fare quando voi acquistate una nuova macchinetta del caffè. Come sempre andrò a premiare tramite appunto il tool che sceglierà in automatico il commento del video di settimana scorsa e se non l'avete visto vi invito a guardare e premierà qualcuno di voi che ha commentato il video e che è iscritto al canale. Quindi se non siete iscritti al canale e se volete vincere voi settimana prossima lasciate un like a questo video e commentate qui sotto la descrizione con la vostra opinione su questo video e quindi iscrivetevi al canale, potreste essere voi che settimana prossima andrete a vincere. Ma adesso iniziamo sul video su tutte le cose da fare appena si riceve una nuova macchina. Cosa bisogna fare quando si acquista una macchina? La prima cosa da fare è innanzitutto acquistare da siti affidabili. Perché dico questo? Perché è vero che abbiamo tutti la tendenza a risparmiare, quindi pensiamo sempre che acquistare una macchina da un sito o da un altro è la stessa cosa. In realtà ci sbagliamo, molto spesso ci sbagliamo, soprattutto per quanto riguarda le macchine del caffè. Prima di tutto perché ci sbagliamo? Perché mentre quando compriamo un iPhone, tutti conosciamo appunto gli iPhone, sono sigillati, perfetti, li apriamo, li accendiamo e quindi averlo comprato da un sito che ci ha fatto risparmiare 100 euro significa aver risparmiato 100 euro. Per la macchinetta non è così, perché le macchinette sono comunque prodotti più particolari, hanno bisogno di una prima, installazione, una prima configurazione, ci possono essere piccoli difetti, problemi nella prima accensione, tutte queste cose se fatte attraverso l'aiuto del vostro venditore da cui avete acquistato la macchina sono problemi il 90% risolvibili in maniera molto facile. Tutto questo ovviamente se acquistate un iPhone non c'è questa necessità e invece secondo me in una macchinetta del caffè sì. In più c'è un secondo discorso, è fatto della garanzia. Se voi acquistate da un venditore non riconosciuto ufficialmente dalla casa madre, quando poi la macchinetta andrà a danneggiarsi o avete bisogno di assistenza, non vi verrà riconosciuta assistenza né dalla casa madre appunto né dal venditore, perché magari mentre il venditore è scomparso, ha cambiato compagine societarie e quindi non vi fornirà assistenza, oppure è un venditore generalista che vende tutti gli elettrodomestici e quindi non riesce a darvi un supporto specializzato appunto sulla macchinetta del caffè, perché un conto è dare assistenza sulle lavatrici e frigoriferi, un conto sulle macchinette del caffè. Quindi che compriate al mio sito che trovate in descrizione mi fa strapiacere e ovviamente lo dico perché sono di parte, il mio sito è ovviamente il migliore e se comprate al mio sito mi fate felice, ma comunque anche se non comprate al mio sito dovete comprare a siti seri e affidabili che sono specializzate nella vendita di macchine del caffè, che hanno un numero che se, come faccio io, cioè io do a tutti quelli che acquistano da me il mio numero WhatsApp, in cui se vi arriva la macchina e avete un problema, basta scrivermi un WhatsApp, vi richiamo e lo risolviamo insieme, perché l'80% dei problemi si risolvono semplicemente parlando e sono piccole problematiche appunto magari uno non ha capito perché non ha mai avuto una macchinetta del genere prima. Quindi comprate sempre da siti affidabili per il discorso garanzia e soprattutto per il discorso assistenza. Una prima assistenza appunto deve essere fatta dal venditore perché si risolve in un attimo appena aprite la scatola, è una cosa che magari non si è capito, e in più per un rimando poi all'assistenza ufficiale nel caso della rottura della macchina, se non avete acquistato un rivenditore ufficiale c'è la probabilità che la casa madre vi rigetti l'assistenza. Allora, prima cosa da fare, quando si riceve il pacco dovete accettarlo con riserva. Che significa accettare con riserva? Dovete indicare al corriere che volete accettare il pacco con riserva di controllo. Questo a cosa serve? Se la macchina durante il trasporto ha subito un danneggiamento, se voi avete accettato il pacco non ci riusciamo, noi venditori, voi clienti, a rifare contro il corriere. Se invece avete accettato il pacco con riserva, in caso di danneggiamento si può contestare al corriere e può averlo rotto lui il pacco. Anche se esteriormente vi sembra integro, cercate sempre di accettare il pacco con riserva, perché talvolta appunto si vede già da fuori che il pacco è danneggiato, allora lì sicuramente va accettato con riserva. E non dico rifiutarlo, è sempre meglio accettarlo ma con riserva, ma anche se esteticamente, esternamente sembra intatto, cercare di farlo accettare con riserva al corriere in maniera tale che se c'è poi un problema dentro possiamo andarlo a contestare insieme al venditore. Anche qui torna importante il ruolo del venditore, perché in un caso di una problematica di spedizione comprate da siti affidabili e c'è un certo tipo di assistenza che se avete un problema del genere vi aiutano a risolverlo. Quindi accettate sempre con riserva.
L'altro aspetto che mi sono segnato e alcuni di voi mi hanno chiesto è lo scontrino. Allora, per legge le transazioni elettroniche per l'acquisto di beni a distanza non prevedono lo scontrino, ma il venditore farà un corrispettivo fiscale e quindi per voi farà fede per la garanzia alla ricevuta che ricevete all'acquisto della macchina. Quindi tendenzialmente dopo aver fatto il pagamento voi già ricevete attraverso la vostra mail, se avete comprato dal mio sito lo sapete già, ricevete una ricevuta che a tutti gli effetti farà fede per la garanzia. Quella ricevuta comprende sia la data di acquisto sia la macchina che appunto avete acquistato e ci sono tutti i dati necessari appunto per avere la garanzia. Così nei prossimi 2 anni per qualsiasi malfunzionamento, se avrete bisogno, la casa madre vi riconoscerà un'assistenza. Quindi è normale non ci sia uno scontrino nella maggior parte di acquisti online che fate, però è fondamentale che voi abbiate una ricevuta conforme per poi esercitare presso la casa madre o quel punto assistenza l'assistenza. E qui torniamo sempre allo scegliere un sito affidabile per acquistare. Alcuni di voi mi hanno chiesto come mai non c'è il libretto istruzioni. Qui dipende da casa a casa, per esempio Faber mette un libretto delle istruzioni, Spinel mette un librone di istruzioni in tante lingue, a Roma per esempio ha dematerializzato il libretto istruzioni, ovvero non lo stampa per motivi ambientali, ma chi compra da me riceve sempre un foglio in cui c'è indicato come andarsi a scaricare il libretto o guardare dei tutorial online su come attivare la macchina e su tutto quello che è necessario appunto prima dell'accensione della macchina, che comunque è quello che vi mostrerò io oggi. Quindi non tutte le macchine hanno il libretto istruzioni, ma comunque chi acquista da me riceve un foglio guida con tutte le istruzioni necessarie e i rimandi appunto necessari per attivare la macchina. Poi, una volta aperta la macchina, la prima cosa che facciamo è verificarla globalmente. Dobbiamo tenere in considerazione che soprattutto queste macchinette artigianali made in Italy a cialde, tutte hanno delle microimperfezioni. Che intendo per microimperfezioni? Può essere una griglia che leggermente balla o ha dei lievissimi segni qui che sembrano appunto segni di usura, ma è proprio così, l'ottone è una lavorazione artigianale. Altri invece magari mi hanno segnalato che alcune parti possono essere leggermente taglienti perché il taglio laser è stato leggermente impreciso. Altri magari segnalano che la vaschetta potrebbe ballare oppure uscire in maniera troppo dura o troppo veloce. Sono leggerissime imperfezioni che fanno parte appunto dell'acquistare, come dicevo anche nell'altro video a cui vi rimando, nell'acquistare una macchina made in Italy. Probabilmente se prendiamo una Nespresso in plastica made in Cina fatta da robot e perfetta, queste macchine made in Italy possono avere delle piccole imperfezioni. Queste qui sono assolutamente imperfezioni solo visive, non sostanziali, quindi vanno accettate, le case madri non le riconoscono come difetti. E quindi cos'è un vero difetto? Un vero difetto è la macchina che si accende e non va in temperatura, è un graffio evidente, allora in tutti quei casi assolutamente sì, segnalatelo. Come si segnala un difetto del genere? Si segnala facendo un piccolo video e mandandolo all'assistenza clienti di dove l'avete comprato, perché dal video già si capisce tutto il problema ed è più facile poi andarlo a contestare. Poi passiamo, una volta abbiamo verificato che la macchina appunto è conforme, passiamo a un aspetto fondamentale. Tantissimi, incredibilmente di voi, tantissimi mi avete detto che la macchina perde acqua. Il 90% di quando una macchina è nuova e perde acqua è perché non avete schiacciato fino in fondo la leva. Questo è fino in fondo, cioè deve fare un vero e proprio clang. Sia questa che quest'altra macchina, se non schiacciate fino in fondo senza aver la paura di rompere, ma questo discorso vale anche per la Frog, se non schiacciate fino in fondo la pressa non chiude e ci saranno ovviamente le perdite d'acqua quando andrete a erogare il caffè. Quindi non abbiate paura, schiacciate fino in fondo. Se la vostra macchina è dotata di ghiera regolabile, e me lo auguro perché è un accessorio molto comodo, ovviamente dovremo andare a regolare la ghiera in maniera adatta per fare l'erogazione del caffè con le capsule, con le cialde che usiamo. Quindi come si fa? Anche a macchina fredda prendiamo una cialda, in questo caso ci sono le mie miscele a braccio che chi compra dal mio sito riceve sempre una degustazione con sicuramente un assaggio di tutti i miei 3 gusti che faccio e quello è incluso in tutte le macchine che comprate dal mio sito. Quindi che si fa? Si va a mettere una cialda appunto anche senza accendere la macchina e si va a schiacciare e già si capisce se la leva è troppo dura e non scende oppure è troppo leggera e non pressa bene. Cosa si fa a questo punto? Si va a stringere la ghiera, che può essere fatta appunto con le mani con un po' di forza, oppure altrimenti tutte le ghiere hanno dei piccoli buchi che permettono di inserire un cacciavite, una brugola, ma talvolta basta anche il tappino di una penna e quindi la leva si può andare e la ghiera si può andare a girare in un verso o nell'altro a seconda se abbiate bisogno di stringere oppure di allentare la ghiera. La ghiera quindi può salire oppure può scendere a seconda del verso verso cui la si gira. Girandola verso sinistra
si va ad abbassare, quindi sarà sempre più duro pressare, infatti in questo momento non ce la faccio più a pressare. Girando verso destra la si andrà a alzare e quindi si andrà a allentare il morso se è già troppo stretto. Io vi consiglio di non stringerlo troppo all'inizio, la ghiera va stretta man mano che c'è usura, quindi man mano che la cialda risulterà particolarmente bagnata ai lati, tanto che escano delle gocce, allora lì si andrà a stringere la ghiera, quindi si andrà ad abbassarla e quindi a girarla verso sinistra. Se invece è troppo stretta e si fa troppa fatica a schiacciarla, allora va girata verso destra, che salirà perché appunto si avvita rispetto al gruppo macchina. Poi anche qui il discorso della pressione sulla cialda fa sì che più la ghiera sia stretta, meno microscopiche particelle di acqua passino e più il caffè è cremoso e forte. Chi odia il caffè troppo forte a quel punto la stringe leggermente meno in maniera che ci siano delle micro perdite e faranno sì che il caffè venga leggermente più leggero. Comunque per me la regola è che di certo non deve uscire acqua dai lati della pressa, ma neanche sia troppo stretta e si fa fatica a chiuderla perché si va solo a danneggiare la macchina. Una volta regolata la ghiera in maniera così indicativa con la macchina fredda, si va a accendere la macchina e a quel punto si accenderà, che sia una Roma o che sia una Faber o qualsiasi macchina, si accenderà una spia che ci indicherà appunto che la macchina si sta andando a riscaldare e quindi si spegnerà il LED ad indicare che la macchina è calda e pronta all'uso. Già questo è un aspetto fondamentale per capire se la macchina si scalda e ce ne accorgeremo subito perché appunto si andrà a spegnere il LED che indica la temperatura pronta e ci renderemo conto che la macchina si è scaldata, quindi anche questo è una verifica di funzionamento. Una volta la macchina è calda si fa un vero e proprio test, ovvero facciamo una prima erogazione a vuoto, quindi mettiamo un po' d'acqua nel serbatoio, ci mettiamo una tazzina e facciamo a macchina calda una prima erogazione totalmente a vuoto. Una volta fatta un'erogazione a vuoto e vediamo che l'acqua è calda, andiamo a fare una vera e propria erogazione con una cialda di caffè. Questa erogazione sarà fondamentale per andare a capire se la ghiera che prima abbiamo regolato è perfettamente stretta e stretta il giusto, oppure andrà allentata, oppure stretta un po' di più. A questo punto faremo un secondo caffè, una volta appunto la cialda è regolata ottimamente, e per regolare la cialda potete utilizzare anche sempre la stessa cialda, non serve che usate tutte le cialde nuove. Facciamo una seconda erogazione di caffè appunto per rendere pulito tutto il condotto e evitare di avere in tazzina quei sapori di macchina nuova che sanno un po' di metallo, un po' fastidiosi, e dopo 2 caffè di prova la macchina è pronta per essere usata. A quel punto potete iniziare a divertirvi perché la macchina sarà pronta per l'uso. Quindi finiti tutti questi test, se c'è qualcosa che non vi torna in quello che vi ho raccontato, ovviamente riguardate il video da capo, altrimenti se c'è qualche problema si può contattare il venditore, oppure se è un problema più di natura tecnica si contatta la casa madre della macchina per farci dare una mano a risolvere il problema. Le altre cose che mi sento assolutamente di suggerire è innanzitutto nel serbatoio utilizzate sempre acqua in bottiglia e non acqua di rubinetto. L'acqua di rubinetto in qualsiasi città italiana, in alcune più, in alcune meno, è sempre piena di troppo calcare, che è uno di quei difetti e fa sì che la macchina dopo tanto utilizzo si andrà tutta a incrostare di calcare e si romperà. E quindi quello è tra l'altro uno di quei problemi che neanche viene coperto dalla garanzia perché appunto è un'usura macchina dovuta all'acqua che si è utilizzata. Quindi utilizzate sempre acqua in bottiglia o comunque acqua filtrata senza residui di calcare, e soprattutto ogni mese e mezzo, 2 a seconda di quanti caffè fate, utilizzate un decalcificante, anche questo lo trovate in descrizione sul mio sito, utilizzate un decalcificante per far sì di fare una pulizia approfondita alla macchina e pulirla totalmente dal calcare e far sì che questa macchina tranquillamente vi duri degli anni. Queste macchine made in Italy artigianale non mi stupisce se vi durano assolutamente 3, 4, 5 o 6 anni. Io ho la mia che probabilmente avrà 3-4 anni e non sento assolutamente bisogno di cambiarla perché è assolutamente come nuova, ho fatto solo una normale manutenzione. Cos'altro vi consiglio per far sì che la macchina sia sempre nuova e pulita e efficiente? Di pulirla spesso, ho fatto già un video su come si pulisce una macchina come questa, pulitela spesso perché la macchina sporca cambia anche il sapore di caffè. Non lasciate l'acqua stagnante, l'acqua appunto che io chiamo grigia perché appunto è il reflusso dal gruppo macchina e il gocciolare residuo del caffè. Questa vaschetta c'è il rischio che appunto se non la pulite ogni 2-3 giorni faccia la muffa e delle incrostazioni di caffè brutte. Non lasciate troppa acqua nel serbatoio a stagnare, l'acqua dopo 2-3 giorni deve finire altrimenti produce dei batteri, quindi
pulite anche il serbatoio. Questo serbatoio ad esempio l'aroma in vetro è facile da pulire, non cercate serbatoi troppo grandi in cui tenete l'acqua per fare caffè per 10 giorni, ma mettete sempre solo l'acqua necessaria per fare caffè dei 2-3 giorni seguenti. E poi ricordate sempre che prima di fare ogni caffè la macchina deve essere ben calda, io consiglio sempre di accenderla mezz'ora prima. Queste sono macchine professionali che potete lasciare accese tutto il giorno. Io consiglio appunto magari di spegnerle solo la notte o quando sappiamo che non saremo in casa per alcune ore. E prima di fare un caffè vi consiglio sempre di erogare un po' di acqua a vuoto in maniera tale che tutta la macchina si scalda e solo dopo andare a inserire una cialda ed erogare il caffè che invece andremo a bere. A questo punto, dopo tutte queste istruzioni e tutti questi consigli che vi ho dato, spero che se non avete una macchina vi siate ingolositi nell'averla, perché sono veramente macchine fantastiche e farete dei caffè buonissimi come al bar. Se avete dubbi su quale macchina scegliere, consigli, trovate in descrizione tutti i link alle macchine che queste due vi ho mostrato, ma tutte le macchine che trovate sul mio sito. Rivolgetevi sempre a venditori affidabili che, come noi, che per esempio commercializzano solo caffè e macchine, quindi siamo esperti del settore e sappiamo darvi una mano. E soprattutto divertitevi a trovare la propria miscela caffè. Ognuno di noi ha un gusto di caffè, io il mio gusto ho cercato di rappresentarlo attraverso le mie miscele, in cui c'è una miscela forte, una miscela morbida, una miscela decaffeinata, ma con queste macchine che sono a cialde universali vi potete divertire e sfiziarvi a provare tanti caffè. Andate alla ricerca di piccole torrefazioni, assaggiate tanti gusti di caffè e non soffermatevi a quei brand più famosi di cui non faccio nome e fanno tanta pubblicità, ma andate alla ricerca di caffè speciali, artigianali, che sicuramente scoprirete e vi faranno scoprire gusti nuovi che apprezzerete tantissimo. Prima di chiudere il video andiamo a vedere chi premiare settimana scorsa e, come vi dicevo, ha commentato il video di settimana scorsa e è iscritto al canale. Perfetto, andiamo a vedere tra i commenti chi ha vinto. Ovviamente vincerà come sempre un assaggio delle mie miscele e anche magari qualche altro caffè che mi è stato mangiato in questi giorni che magari riuscirò a inviarmi. Ha vinto Fabrizio Liberati. Fabrizio, complimenti per aver vinto. Scrivimi alla mia mail che trovi in descrizione il tuo indirizzo, il tuo nome cellulare per il corriere, la macchinetta che tu utilizzi. Sarà per me un piacere regalarti un piccolo omaggio. Per tutti gli altri commentate questo video, iscrivetevi anche al mio canale Telegram in cui mando ogni tanto delle offerte che ritengo veramente convenienti sul mondo del caffè. Se avete bisogno di una macchinetta sapete dove trovare il mio sito e dove comprarla, e per qualsiasi cosa, per qualsiasi dubbio scrivetemi nei commenti, per me è sempre un piacere rispondervi. Vi rimando al video di sabato prossimo come sempre alle 2, un abbraccio e alla prossima!